Salute a tutti. Quella che sto per leggere è la sentenza del Tribunale di Perugia, prima sezione civile, pubblicata in data 31/7/2025, nel procedimento promosso dal dottor Giuliano Mignini nei miei confronti. Faccio presente che si tratta di una sentenza di primo grado, che può essere impugnata e quindi non passata in giudicato. Ma leggiamo. Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano. Il Tribunale di Perugia, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dottoressa Ilenia Micicchè, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa civile iscritta al numero 3399 del ruolo generale dell'anno 2022. Trattenuta in decisione all'udienza ex articolo 127 ter eccetera dell'11 marzo 2025, vertente tra Mignini Giuliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Antonioni, attore, contro Segnini Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidia Guarducci e Riccardo Marri, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Convenuto. Avente ad oggetto risarcimento del danno da fatto illecito. Conclusioni. Per l'attore. Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, per tutte le ragioni espresse e documentate in parte narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 del dottor Antonio Segnini nella causazione della diffamazione di eccezionale gravità commessa in danno del dottor Giuliano Mignini, con ogni conseguente gravissimo pregiudizio del proprio onore e della propria reputazione, realizzato con gli articoli a propria firma Firenze e Perugia, andata e ritorno 1, 2 e 3, caricati sul proprio sito blog 4 cose sul mostro di Firenze e con gli altri articoli sempre a propria firma richiamati in parte narrativa del febbraio 2021, nonché per la responsabilità ex articolo 2055 per non aver rimosso i commenti degli utenti Ciccio e Gianluca Graziani riportati nel proprio canale YouTube. 4 cose sul mostro di Firenze, sotto il video mandato in onda in data 4 luglio 2022 e o per non aver invitato commentatori alla moderazione dei toni, come era suo preciso dovere fare, attesa la titolarità in capo al Segnini del predetto canale YouTube. E per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 in tutte le sue componenti, calcolato in via equitativa ex articolo 1226 nella misura ritenuta di giustizia. Ordinare ex articolo 120 che la sentenza di condanna del convenuto venga pubblicata sul Corriere della Sera e sulla Repubblica, nonché con un video in prima serata a cura e spese del convenuto, nonché con un video in prima serata sul canale YouTube 4 cose sul mostro di Firenze, a cura e spese del convenuto, con rimozione dei ridetti articoli e commenti dal sito blog 4 cose sul mostro di Firenze, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da liquidarsi in base ai parametri di causa di valore indeterminabile di particolare importanza. Per il convenuto, voglia l'eccellentissimo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria, ordinare l'esibizione ex articolo 210 alla Procura presso il Tribunale di Perugia e o al Tribunale Penale di Perugia della sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP dottor Paolo Micheli nel procedimento numero 278205. Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Giuliano Megnini ha convenuto in giudizio Antonio Segnini, titolare del blog e del canale YouTube 4 cose sul mostro di Firenze, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione di alcuni articoli e video sui già menzionati canali aventi contenuto diffamatorio. In punto di fatto, il ricorrente, magistrato collocato a riposo dal 14 aprile 2020, che nel corso della propria carriera si è occupato, tra le altre, delle indagini sulla morte del professor Francesco Narducci avvenuta l'8-9 ottobre 1985, con un atto introduttivo di non facile lettura, ha ricostruito la propria vicenda professionale legata alle dette indagini, lamentando in maniera invero confusa e per nulla sistematica una serie di condotte diffamatorie e calunniose perpetrate in proprio danno dal convenuto. Con la memoria ex articolo 183, 6 numero 1 eccetera, ha poi meglio circostanziato e circoscritto le proprie doglianze, specificando che il convenuto, con il complessivo contenuto comunicativo dei propri articoli, con il video datato 4 luglio 2022 e non rimuovendo i commenti degli utenti a quel video, lo avrebbe sostanzialmente accusato di aver costruito a tavolino, senza quindi averne i presupposti, una notizia di reato inerente alla morte di Narducci al solo fine di compiacere le indagini sui mandanti del mostro di Firenze, di aver commesso i reati di abuso d'ufficio e di falso ideologico per essersi inventato i presupposti della notizia criminis, di aver iniziato un'indagine basandosi sulle chiacchiere della gente, sperperando una grande quantità di denaro pubblico, di aver accordato un patteggiamento di comodo per chiudere sbrigativamente una delle vicende oggetto di indagine e di aver archiviato le posizioni di 2 indagati in ragione del loro status, dirigente di polizia uno, moglie e cognata di poliziotti l'altra, di aver preso a bagli clamorosi negli accertamenti tecnici seguiti alla riesumazione del cadavere di Narducci, di aver sostenuto, non rimuovendole, le affermazioni diffamatorie contenute in alcuni commenti degli utenti del proprio canale YouTube. Quanto sopra in sospetta concomitanza con la notizia dell'imminente incarico, poi effettivamente assunto dall'attore a partire da gennaio-febbraio 2021, di consulente per la Commissione parlamentare antimafia. Ritenendo quindi che le condotte pesantemente diffamatorie e calunniose poste in essere dal Segnini abbiano danneggiato il proprio onore e la propria reputazione, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, da liquidarsi in via equitativa, alla pubblicazione della sentenza di condanna nelle principali testate giornalistiche e di un video in prima serata sul canale YouTube 4 cose sul mostro di Firenze, alla rimozione degli articoli e commenti del blog e infine alla refusione delle spese processuali. Il convenuto Antonio Segnini, costituitosi per chiedere il rigetto della domanda, ha negato ogni responsabilità, confutando punto per punto le affermazioni dell'attore e precisando che l'unico scopo del proprio blog era quello di sgomberare il campo dalle leggende, dalle fandonie, dalle ipotesi campate per aria e, perché no, anche da qualche probabile errore giudiziario. Confronta pagina 2 della comparsa, che richiama quanto scritto nella pagina iniziale del blog, operando una ricostruzione storica a posteriori dell'intera vicenda del mostro di Firenze, nell'ambito della quale le indagini e le iniziative processuali svolte dall'attore costituiscono soltanto una minima parte. Ha poi eccepito che molte delle doglianze presenti nell'atto di citazione in realtà riguardano passaggi degli articoli del blog riferiti all'operato di una terza persona, nello specifico il dottor Giuttari, in merito alle quali quindi l'attore non ha alcuna legittimazione attiva.
A seguito della migliore precisazione della domanda operata da Mignini con prima memoria ex articolo 183, il convenuto ha poi potuto prendere posizione su ogni specifica doglianza, evidenziando la genesi delle proprie affermazioni, difendendone il fondamento e negandone la portata diffamatoria. Ha infine precisato di aver rimosso i commenti degli utenti di cui l'attore si era lamentato, specificando che comunque la prima moderazione viene eseguita da YouTube e non dal titolare del canale. Svolta l'istruttoria mediante lo scambio delle memorie di cui all'articolo 183,6 e ritenuta non necessaria l'assunzione delle prove orali chieste, stante la natura documentale della causa, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11 marzo 2025, sulle riportate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 1. Antonio Segnini è titolare del blog Quando sei con me il mostro non c'è, 4 cose sul mostro di Firenze, ospitato sulla piattaforma Blogger gestita da Google. Si tratta di uno spazio di scrittura in cui il convenuto, amatorialmente, pubblica articoli volti ad approfondire la nota vicenda del mostro di Firenze. Il convenuto è titolare di un canale YouTube recante lo stesso titolo del blog, nel quale pubblica video a corollario degli articoli. Tali strumenti, blog e canale YouTube, rientrano certamente tra le forme di manifestazione del pensiero, ma vanno tenute distinte dalla stampa professionale, alla quale sono imposti obblighi più stringenti e accordate maggiori tutele. Sul punto, Cassazione penale numero 31022 in parte motiva. Nei detti contesti, il Segnini ha diffuso alcuni articoli e video riguardanti la nota vicenda del medico perugino Narducci, morto nel 1985, contestando in particolare la tesi del suo coinvolgimento nei delitti del mostro, che era alla base delle indagini promosse dall'attore, nella qualità di magistrato requirente nel corso della propria carriera. Secondo quanto lamenta l'attore, i passaggi diffamatori delle pubblicazioni, non rispettosi dei criteri di veridicità e continenza necessari per ritenere operante la discriminante del diritto di critica, sono in sintesi i seguenti, qui rubricati separatamente, per rendere più agevole la loro disamina nel prosieguo della motivazione. A. Il video del 4/7/2022 pubblicato sul canale YouTube, nel quale Segnini, con il chiaro intento di demolire le indagini svolte da Mignini, avrebbe omesso di comunicare che la sentenza del GUP di Perugia, dottor Micheli, era stata annullata pressoché integralmente dalla Corte di Cassazione. Avrebbe continuato a sostenere la tesi per cui la frattura riscontrata sul cadavere di Narducci fosse stata provocata accidentalmente durante le operazioni di rinvenimento e a contrastare l'ipotesi del doppio cadavere, nonostante le risultanze della CTU e le prove in atti. B. I commenti al video del 4/7/2022, editi da 2 utenti con username Gianluca Graziani e Ciccio, le cui espressioni diffamatorie, poiché non rimosse, sarebbero state di fatto condivise da Segnini. C. L'articolo del 6/2/2021 nella parte in cui scrive: da questo punto di vista anche tante ambiziose inchieste della magistratura possono essere considerate cattedrali nel deserto, nate su presupposti che non sempre avevano adeguata giustificazione nella ricerca di giustizia, si sono via via avvinchiate su loro stesse producendo soltanto danni. Il peggio avviene quando elementi a carico non se ne trovano, essendo le indagini partite su presupposti sbagliati, e allora si finisce per crearli, interpretando in modo malevolo elementi che di per loro non avrebbero alcun significato probatorio.
dell'inchiesta che cercava di trovare i fantomatici mandanti dei delitti attribuiti al mostro di Firenze e in quella collaterale sul presunto omicidio di Francesco Narducci, che di quei mandanti sarebbe stato parte, è facile intravedere tutte le negatività sopra elencate. Dopo 10 e più anni di inutili interrogatori, intercettazioni, perizie e processi, e quindi montagne di denaro pubblico buttato al vento, nulla è rimasto, se non tanta confusione sulla quale si baloccano gli appassionati in interminabili discussioni su internet, dove ancora si evocano assurdi scenari di sette sataniche delle quali non è mai stata trovata traccia. Con questo passaggio il convenuto avrebbe accusato l'organo inquirente di malafede e di sperpero di denaro pubblico. L'articolo dell'8/2/2021, nella parte in cui scrive: Egregio dottor Mignini, vedo che ha evitato di entrare nel merito del mio articolo, nel quale vengono espresse molte perplessità sulla partenza dell'inchiesta Narducci, alcune delle quali assai inquietanti, e che è legittimo chiedersi quanto possano essersi riflesse su quello che è accaduto dopo. Aveva, non dico le prove, ma almeno qualche indizio migliore delle chiacchiere dei perugini e delle ipotesi tutte da verificare di Giuttari e Canessa sui mandanti? Del resto, processualmente, la sua inchiesta non è arrivata a nulla se non ad alimentare le chiacchiere e trasferirle su internet. E l'articolo del 17/2/2021 nelle parti in cui Segnini, riportando l'opinione di un proprio lettore e avvallandola con il termine giustamente, scrive giustamente un mio lettore, riferendosi al suo primo intervento: più che rilego l'intervento di Mignini, più che mi sembra veramente fuori fuoco. Forse ha ragione e magari l'ha letto di fretta. Di tutto quello che ha scritto si è indignato per la storia degli accenti. Io francamente aspettavo sì delle risposte, ma su cose ben più importanti come la telefonata minatoria partita da un commissariato umbro o il fatto che oggi, grazie a questi documenti, possiamo affermare con certezza che l'inchiesta Narducci partì prima delle telefonate alla Falso. Avrebbe attribuito all'attore e agli investigatori la patente di mistificatori e di persone dedite a reati. Confronta pagina 14 della prima memoria ex articolo 183 dell'attore. Segnini scrive: i telefonisti. Le sorprese nate dall'esame della documentazione non erano affatto finite, anzi, ne emergeva una parte ancora più inquietante. Chi erano questi telefonisti e perché avevano fatto riferimento a Pacciani e in seguito anche a Narducci? Sappiamo che l'unico condannato con patteggiamento è stato un certo Pietro Bini di Cannara, un individuo che dai documenti sembra non avesse avuto nulla a che spartire con Dorotea Falso. E con la questione Narducci c'entrava qualcosa? Parrebbe di no, poiché in nessuno dei relativi procedimenti risulta mai essere stato interrogato, il che francamente appare strano, visto che proprio grazie alle sue minacce quei procedimenti sarebbero partiti. Segnini, dicendo il falso, afferma che il 29 settembre 2001 avviene un fatto nuovo. Dorotea Falso consegna alla Procura di Perugia 2 cassette, dove ha registrato le ultime telefonate minatorie. E al fatto nuovo delle cassette se ne accompagnano almeno altri 2, con una concomitanza francamente sospetta. Innanzitutto, in alcune telefonate, cosa mai successa prima, viene fatto riferimento a Pacciani. Segnini, scrivendo: bisogna a questo punto chiedersi di chi fosse stata l'iniziativa di registrare le telefonate. Poco credibile della Falso, soprattutto per le concomitanze sopra indicate, e viene anche da chiedersi che cosa avesse avuto a che fare con questa faccenda il dirigente di polizia che risultò indagato e poi prosciolto. Indagato perché? E prosciolto perché? Il sospetto che qualcuno si fosse inserito in una questione personale della Falso introducendovi le vicende fiorentine è legittimo, come è legittimo il sospetto che in qualche modo questo qualcuno avesse avuto a che fare con le forze dell'ordine. Va anche detto che indagata e prosciolta risulta pure la babysitter del figlioletto della Falso, il cui marito era poliziotto, fratello di altri 2 poliziotti.
Una coincidenza accuserebbe l'attore di avere in malafede accordato ad alcuni indagati un trattamento di favore in ragione del loro status. Segnini scrive: dopo la consegna delle prime 2 cassette, le telefonate continuarono, poi ebbero un momento di stasi, fino a quando nel maggio 2002 l'inchiesta non cambiò passo, con la consegna della perizia sugli atti da parte del professor Pierucci, la conseguente decisione di riesumare la salma e l'uscita del tutto sui giornali. Con un sospetto anticipo di pochi giorni, accesso a informazioni riservate, le telefonate ricominciarono e finalmente entrò Narducci, riportando una circostanza palesemente falsa. Segnini avrebbe accusato l'attore di malafede per aver costruito a tavolino una notizia di reato scrivendo: la notizia di reato con la quale venne aperto il procedimento giudiziario 17869/01/44 il 25 ottobre 2001 era quella del presunto omicidio di Francesco Narducci, articolo 575 e relative aggravanti. Ebbene, faccio fatica a comprendere il modo in cui, fra i 3 elencati nell'intervento di Giuliano Mignini, tale notizia fosse nata. Riferita dalla polizia giudiziaria? No, poiché l'informativa dove Angeloni chiedeva di poter procedere non parlava affatto di presunto omicidio, ma di presunto suicidio, vedi, e comunque si trattava soltanto di voci di popolo. Emersa in un altro procedimento? Non si comprende quale, a meno che non si voglia intendere quello delle minacce telefoniche, dove però di Narducci non c'era neppure l'ombra. Appresa direttamente dal magistrato, si tratta dell'unica strada percorribile, previa la necessaria sostituzione del termine appresa con il più appropriato ipotizzata. Ma qui entra un elemento del tutto nuovo, l'ipotesi di Giuttari che i delitti del mostro di Firenze fossero delitti su commissione, eseguiti dalla scalcagnata banda dei compagni di merende per conto di una fantomatica setta satanica che avrebbe ucciso Narducci per impedirgli di parlare. Nel nuovo scenario poteva quindi configurarsi la notizia di reato dell'omicidio, costruita a tavolino sulla base di 3 elementi tutti molto deboli. Dove si è arrivati partendo da questa notizia di reato costruita in un modo quantomeno artificioso, alla quale non credo si potesse applicare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, a nessun risultato processualmente valido. I presunti uccisori di Narducci, come anche i mandanti dei delitti del mostro di Firenze, sono rimasti dei fantasmi alla cui esistenza oggi come ieri è davvero difficile credere, sia per una questione di semplice buonsenso, sia perché non hanno lasciato neppure una traccia. In compenso si sono spesi milioni di euro che di sicuro il contribuente avrebbe avuto maggiore interesse a vedere impiegati in inchieste più ordinarie. F. L'articolo Firenze-Perugia andata e ritorno 2 del 29/12/2020, nella parte in cui Segnini reitera l'accusa di malafede, scrivendo: a pensar male diventa allora comprensibile la voglia di Mignini di chiudere la faccenda alla svelta, tanto da accordarsi con uno dei responsabili per una pena irrisoria rifiutata dal giudice. Infine è importante notare che al momento tutte le denunce e si presume anche le relative indagini, se vi furono, avevano interessato soltanto le forze dell'ordine di Foligno, polizia e carabinieri, nessun intervento della questura di Perugia, insomma, quella questura attraverso la quale si sarebbe poi arrivati a interessare i Mignini allo stranissimo caso, forse diventato stranissimo proprio da quel punto in avanti. G. L'articolo Firenze-Perugia andata e ritorno 3 del 29/12/20, nella sua interezza, poiché Segnini insiste sulla circostanza che i primi riferimenti al Narducci nelle telefonate ricevute dalla Falso risalgono a maggio 2002 anziché a ottobre 2001. 2. Preliminarmente appare necessario circostanziare l'oggetto del presente giudizio che non è né potrebbe, come è ovvio, ristabilire la verità sul caso Narducci, sulla vicenda del mostro di Firenze o sul coinvolgimento del primo nella seconda. Oggetto del giudizio è esclusivamente la verifica della sussistenza dell'offesa all'altrui reputazione e, nell'eventualità
del legittimo esercizio del diritto di critica. In questo contesto l'aderenza alla realtà nei termini che si dirà appresso dei fatti raccontati nel blog da Segnini rileva esclusivamente per l'operatività o meno dell'esimente e non per giungere a una verità differente rispetto a quella processuale. Non è oggetto del giudizio, quindi, sebbene la cosa, a leggere i rispettivi scritti difensivi, non sembri troppo chiara a nessuna delle parti, scoprire chi effettivamente fosse il mostro di Firenze o convincere chi legge di un eventuale ruolo avuto da Narducci nella vicenda. Quello che va indagato nella presente sede è semplicemente se Segnini, nell'esprimere le sue personali e necessariamente soggettive opinioni sulla vicenda di cronaca e sulle indagini svolte, abbia o meno commesso l'illecito diffamatorio. In tal senso occorre procedere a una delicata operazione di bilanciamento tra il diritto dell'attore di non vedere lesi la propria reputazione, il proprio decoro e la propria immagine professionale, beni giuridici tutelati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, e il corrispondente diritto del convenuto, anch'esso costituzionalmente tutelato, articolo 21, di esprimere la propria opinione critica sull'operato del pubblico ministero, i propri dubbi sulle risultanze investigative ed esporre ricostruzioni personali anche alternative della vicenda di cui si discute. 2.1. Ciò doverosamente premesso, è il caso di ricordare che affinché possa essere riconosciuto l'esercizio dei diritti di cronaca e di critica, è necessario che sussistano i seguenti presupposti, così semplificati: la verità del fatto narrato, con accezione differente tra cronaca e critica, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, avuto riguardo alla categoria di soggetti ai quali la pubblicazione è indirizzata, e la continenza espressiva, ossia la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel senso che l'informazione non deve trasmodare in argumenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui. È sufficiente che anche uno di questi requisiti manchi perché la causa di giustificazione non operi. Sussistono, come si accennava, sostanziali differenze tra cronaca, una delle forme comunicative della stampa professionale, e critica, diritto di chiunque di esprimere la propria opinione. Quanto al requisito della verità, mentre la cronaca è la narrazione obiettiva dei fatti accaduti, la critica è un'attività di tenore valutativo, diretta ad esprimere giudizi o a manifestare opinioni sui fatti accaduti o sull'operato delle persone coinvolte. Il diritto di cronaca è ancorato quindi alla più rigorosa obiettività, mentre il diritto di critica, quale manifestazione di una personale opinione, non può essere per sua stessa natura totalmente obiettivo, in quanto necessariamente basato sull'interpretazione soggettiva di fatti e contenuti. Talché quando si valuta la sussistenza del presupposto non si guarda alla veridicità delle proposizioni assertive di chi manifestava il proprio dissenso o la propria opinione, bensì alla oggettiva esistenza del fatto assunto, a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. Cassazione penale, sentenza numero 34432/2007 in parte motiva. Nell'esercizio del diritto di critica, quindi, la correlazione tra l'opinione espressa e il fatto, l'evento o il comportamento deve essere intesa nel senso della pertinenza, ossia l'opinione deve comunque essere un tentativo di lettura del dato fattuale e non un'offesa gratuita, scollegata dal contesto e quindi ingiustificabile. Sostanziali differenze tra diritto di cronaca e diritto di critica si rinvengono anche nella valutazione del requisito della continenza. La natura stessa dell'esercizio del diritto di critica presuppone che l'opinione sfavorevole, il ragionato dissenso possano essere espressi con un linguaggio particolarmente aspro e pungente, funzionale a far risaltare la propria opinione e a sollecitare l'attenzione sulla stessa.
Ciò che non deve comunque essere mai travalicato è il limite del rispetto della dignità altrui e pertanto l'esimente non opera quando l'esternazione dell'opinione sfavorevole o contraria scada in attacchi personali, atti a colpire su un piano individuale la persona e la sua sfera morale, senza che vi sia alcuna finalità di interesse pubblico, o scada in eccessive forme di biasimo e riprovazione. Confronta Cassazione, sentenza numero 1571/2025. Nella valutazione del requisito, infine, si deve comunque sempre tener conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta, così da verificare se i toni utilizzati dalla gente, pur aspri e forti, siano effettivamente infamanti e gratuiti, o siano al contrario pertinenti al tema di cui si discute, adeguati al contesto nel quale vengono usati e funzionali all'espressione del proprio ragionato dissenso. Sul punto si veda anche Cassazione Penale sentenza 3878/2024. In sintesi, la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, non è mai rigorosamente obiettiva, in quanto ha per sua natura carattere congetturale e riflette gli interessi e la cultura di chi critica, per cui da essa deve solo pretendersi che non utilizzi notizie false o mistificatorie, che il nucleo e il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisati e manipolati, che sia continente nell'espressione e si eserciti su fatti e persone aventi rilevanza pubblica. Cassazione Penale, sentenza numero 36838/2016, sentenza 29509/2005. 3. Nel caso che ci occupa appare evidente, né vi è contestazione attorea in merito, che sussista l'interesse pubblico alla narrazione della vicenda che ha avuto un grandissimo risalto mediatico, non solo negli anni in cui sono stati commessi i delitti, ma anche nel corso di tutta la vicenda processuale. Andrà quindi verificata, ai fini del decidere, solamente la sussistenza dei requisiti della verità e della continenza, nell'accezione di cui si è detto al paragrafo precedente, ossia limitatamente alla loro estensione in riferimento all'esercizio del diritto di critica, dal momento che il blog e il canale YouTube gestiti da Segnini non possono rientrare nella definizione di stampa. In questo contesto, avuto riguardo alla consistente mole di materiale sottoposto in modo non ordinato al vaglio del Tribunale, si ritiene necessario procedere all'applicazione degli esposti principi seguendo l'ordine di cui al paragrafo 1. A. In merito al video del 4/7/2022, l'attore lamenta sostanzialmente una comunicazione al pubblico intenzionalmente parziale al solo fine di demolire l'indagine condotta dal dottor Mignini e per delegittimare il magistrato e la persona che quelle indagini ha condotto. Confronta pagina 6 della memoria, eccetera, eccetera. Dall'attenta visione del file video depositato da parte attrice non emerge a ben vedere alcun profilo diffamatorio, rientrando perfettamente la comunicazione di Segnini nei limiti del lecito, in quanto trattasi del semplice racconto di una opinione personale su fatti veri, senza che vi sia, tra l'altro, alcun riferimento critico all'operato dell'attore. Anzi, nel video Segnini riporta in maniera neutra e sintetica il convincimento che portò Mignini a far riesumare il cadavere di Narducci e a far eseguire l'autopsia sul corpo. Quanto alle specifiche doglianze dell'attore in merito al difetto del requisito della verità, vanno richiamate le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, a proposito della necessità di interpretare l'esercizio del diritto di critica nel senso che tramite essa non si possono stravolgere i fatti e omettere volutamente parti essenziali al fine di veicolare informazioni non vere. Non si può però nemmeno pretendere che la critica diventi, al pari della cronaca, un mero resoconto oggettivo di fatti e avvenimenti, facendone così venir meno l'essenza stessa. Ciò detto,
Va anche evidenziato, per quanto possa rilevare, che il Segnini, contrariamente a quanto lamentato dall'attore, ha dato atto della riforma in Cassazione della sentenza Micheli, nello specifico al minuto 4,29 del video di cui si discute. Quanto all'ipotesi di Segnini su quale potrebbe essere stata la causa della frattura rinvenuta sul cadavere di Narducci, la stessa è presentata come una mera opinione personale ed è sostenuta comunque da un ragionamento che, condivisibile o meno, appare assolutamente lecito, in quanto estremamente soggettivo. Difetta alcun riferimento critico, men che meno con termini aspri o pungenti, alla diversa opinione proposta dall'attore che del resto nulla osserva sul superamento del limite della continenza. B. Mignini lamenta altresì la mancata moderazione dei commenti al video di cui al punto precedente e in particolare quelli editi dagli utenti con username Gianluca Graziani e Ciccio, contenenti a suo dire espressioni diffamatorie. Anche tale doglianza non può essere accolta. Quanto alla conversazione fra i due utenti, confronto a documento 12 allegato all'atto di citazione, Segnini ha allegato, comprovandolo documentalmente, di aver eliminato i commenti per evitare una degenerazione del confronto. Ha poi documentato che lo screenshot prodotto da Mignini era stato acquisito nell'immediatezza della pubblicazione, appena 11 ore dopo, e comprensibilmente argomentato nel senso che non può pretendersi un presidio costante su tutti i contenuti da parte del titolare del canale, dal momento che la prima verifica sui commenti viene eseguita da YouTube e solo successivamente è possibile per il titolare intervenire per chiave moderatoria. Ha poi documentato di avere tempestivamente invitato i lettori del blog a un confronto pacato. In data 18/2/21 il convenuto così scriveva sul blog: «Chiedo ai miei lettori prudenza nei loro commenti». In ragione dell'eliminazione dei commenti e considerato che sulla difesa del convenuto Mignini nulla ha ulteriormente argomentato, la questione deve essere considerata superata, palesandosi superflua l'indagine sul contenuto dei commenti in questione. Quanto invece al commento che Segnini ha ritenuto di non dover eliminare, confronto a documento 11 allegato all'atto di citazione, non si ritiene che il contenuto dello stesso travalichi i limiti dell'esercizio del diritto di critica, non rinvenendosi in esso alcuna gratuita affermazione pesantemente lesiva dell'onore e della reputazione personale e professionale del dottor Mignini. Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza numero 34432 2007, le cui affermazioni si condividono integralmente, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'homo publicus, oggetto di censura, e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata, è bene ricordarlo, in nome del popolo italiano, da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia e indipendenza. Si veda anche Cassazione Penale numero 19660 2019. C. L'attore lamenta che con l'articolo del 6/2/2021 titolato «E fu così che partì l'inchiesta Narducci, ma ne valeva la pena?», il convenuto abbia voluto accusarlo di malafede e di sperpero di denaro pubblico. L'articolo, che occupa circa 16 pagine nel file depositato con l'atto introduttivo, viene censurato esclusivamente nel contenuto della prima pagina, costituente una premessa al vero cuore dell'articolo, in cui si discute della genesi dell'inchiesta Narducci. Analizzando lo scritto, emerge che il Segnini abbia preliminarmente operato un parallelismo tra le molte opere pubbliche che non sono mai state utilizzate, cosiddette cattedrali nel deserto, risolvendosi in uno spreco di denaro pubblico,
e tante inchieste della magistratura, le quali, non portando al risultato sperato, hanno comportato una spesa da lui ritenuta inutile. Nel fare questo si è addentrato anche in brevi opinioni personali sul ruolo del GIP e sul tema della separazione delle carriere, usando un approccio funzionale alla sua opinione, secondo la quale sarebbe doveroso adottare accorgimenti utili a evitare che il pubblico ministero possa perseguire all'infinito il proprio convincimento, perdendo la propria imparzialità e dimenticando che le indagini dovrebbero essere svolte anche nell'interesse dell'indagato. Operata questa premessa, Segnini ritiene che l'attore si fosse ormai convinto del coinvolgimento di Narducci nella vicenda del Morso di Firenze, tanto da vedere elementi a suo carico anche dove oggettivamente non ve ne erano. Tale convincimento si è concretizzato in un'inchiesta costosa che non è poi giunta ad alcun esito processuale tra quelli perseguiti dall'attore nella veste di pubblico ministero. Non emerge da quanto sopra alcuna accusa gratuita e trasmodante di malafede né di sperpero di denaro pubblico. Ciò che Segnini ha espresso, condivisibile o meno che sia, è una personale opinione sul ruolo del pubblico ministero nel sistema giudiziario italiano, ruolo che lo vede libero, secondo il proprio apprezzamento, di avviare delle indagini sulla base di convinzioni personali, maturate in ragione degli elementi via via raccolti, e di perseguirle senza un adeguato controllo prima dell'intervento del giudice dell'udienza preliminare. Aggiunge il convenuto che in caso di indagini mediaticamente esposte il pubblico ministero tende a far diventare la propria inchiesta come una questione personale. Tale critica, sistematica e generale, è poi estesa anche all'attore, il quale, nella sua veste di pubblico ministero, avrebbe ritenuto, secondo l'opinione di Segnini, di continuare a perseguire la propria indagine pur in presenza di elementi insufficienti e nonostante la difficoltà a trovare riscontri. Anche il riferimento alle montagne di denaro pubblico buttate al vento non può interpretarsi come attribuzione di un fatto determinato, ossia come l'accusa diretta di avere sperperato denaro pubblico, trattandosi, come reso evidente dal tenore dell'incipit dell'articolo letto nella sua interezza, di una critica sul fatto che anni di indagini, secondo regole di comune conoscenza, comportano per le casse dello Stato l'impiego di consistenti risorse economiche. Sussistono quindi nella specie i tre elementi dell'esercizio del diritto di critica. Il fatto raccontato, come si è detto in premessa, è di interesse pubblico. L'opinione di Segnini muove da dati fattuali veri. L'indagine è stata promossa da Mignini, è durata molti anni e non si è conclusa con l'accertamento di una responsabilità o di un coinvolgimento del Narducci. Il linguaggio è congruo, proporzionato e non si rinvengono attacchi gratuiti alla reputazione dell'attore. D. All'articolo del 6/2/2021 di cui al precedente punto C, l'attore ritenne di replicare facendo a sua volta pubblicare sul blog www.mostrodifirenze.com una propria garbata risposta e presa di posizione, a beneficio dei lettori, nella speranza che il Segnini si contenesse maggiormente nelle proprie espressioni, dando a lui e ai lettori del predetto sito blog il beneficio del dubbio circa le citate espressioni che l'odierno attore riconduceva a una superficialità espositiva, in quanto il Segnini è all'evidenza non adeguatamente preparato dal punto di vista giuridico e investigativo, siccome esperto di software applicativo. Confronta pagina 8 dell'atto di citazione e documento 14 dell'atto di citazione. Si legge nella risposta di Mignini: gentili lettori, più volte sono intervenuto in forum e blog di fronte ad affermazioni di persone la cui incompetenza in ambito giudiziario e investigativo balza all'evidenza sulla base delle loro stesse affermazioni. Quello che colpisce è la presunzione di parlare senza la necessaria preparazione e cognizione dei fatti. E quello che colpisce, specie nell'ultimo intervento di cui sono stato informato, del solito signor Segnini, è la confusione, la prolissità e la conseguente mancanza di chiarezza nell'esposizione.
Ma questo è solo un esempio della superficialità che traspare da certi interventi. A questo intervento ha replicato Segnini con l'articolo dell'8/2/2021, dal quale l'attore si ritiene diffamato nella parte in cui, nel rispondere in merito alla genesi dell'indagine su Narducci, l'autore gli chiede se avesse, non dico le prove, ma almeno qualche indizio migliore delle chiacchiere dei perugini e delle ipotesi tutte da verificare di Giutter e Canessa sui mandanti, di fatto continuando a sostenere la propria già nota opinione sulla non sufficienza degli elementi che portarono all'apertura e alla prosecuzione delle indagini. A questa risposta Mignini ha dato riscontro in pari data con un'ulteriore replica, pubblicata sempre nel blog mostrodifirenze.com, confronto a documento 16. Anche in merito a tale articolo non si ritiene vi siano gli estremi della diffamazione. In primo luogo, poiché i termini e il linguaggio utilizzato sono congrui, a maggior ragione considerato che tutto accade all'interno di un contesto dialettico di botta e risposta tra Mignini e Segnini, nel quale il primo taccia il secondo di superficialità e incompetenza in ambito giudiziario e il secondo a sua volta continua a sostenere che il magistrato avesse ben pochi elementi a sostenere l'avvio delle indagini. Il linguaggio utilizzato è congruo ed appropriato al contesto dialettico. Vi è poi da evidenziare che Mignini si duole non tanto di specifiche espressioni o locuzioni lesive della propria dignità personale o professionale, o dell'utilizzo di termini offensivi, eccessivi o non congrui al contesto, ma del fatto stesso che Segnini avesse espresso e continuasse a sostenere una opinione personale di totale sfiducia verso l'ipotesi investigativa da lui coltivata. La stessa difesa dell'attore, infatti, si sostanzia, si articola e si diffonde a lungo nell'evidenziare gli elementi che supportavano l'apertura delle indagini sul presunto omicidio di Narducci. È evidente che nell'esercizio del diritto di critica e di espressione della propria opinione, l'elemento diffamante e lesivo non può essere il fatto stesso di aver espresso un'opinione contraria pertinente a fatti realmente accaduti, come in questo caso, anche qualora ritenuta non aderente alla realtà, ma deve essere qualcosa di ulteriore, di strabordante, di non necessario, che appunto si risolva in un attacco personale o in un'offesa non necessari al contesto e che vada ad inficiare la dignità della persona. Nel caso in esame non si rinviene nulla di tutto questo, in quanto appare evidente che ciò di cui Mignini si duole è proprio la mera espressione dell'opinione contraria rispetto alla sua tesi a supporto dell'indagine. E il confronto dialettico tra le parti è poi proseguito, tanto che Segnini, in riscontro all'ulteriore replica di Mignini dell'8/2/2021, ha pubblicato sul proprio blog l'articolo del 17/2/2021, telefonate minatorie e notizie di reato. Secondo la prospettazione attorea, anche questo scritto sarebbe diffamatorio, in quanto l'autore, perseverando nell'esprimere le proprie opinioni sulla genesi dell'inchiesta Narducci, lo avrebbe accusato di essere un mistificatore e una persona dedita a reati. Confronta pagina 14 della prima memoria ex articolo 183 dell'attore. Segnini avrebbe poi veicolato delle notizie non vere, nello specifico che Pietro Bini non era mai stato interrogato e che i riferimenti a Pacciani erano comparsi per la prima volta solo nelle telefonate alla Falso, le cui registrazioni erano state consegnate alla Questura di Perugia a settembre 2001, e lo avrebbe inoltre accusato di malafede per aver accordato ad alcuni indagati un trattamento di favore. Da ultimo avrebbe concluso dichiarando che la notizia di reato sul presunto omicidio Narducci era stata costruita dal magistrato in modo artificioso, al solo fine di compiacere le indagini sui mandanti del Mostro di Firenze. Dall'attenta lettura dell'articolo in questione, nella sua interezza, emerge come non vi siano gli estremi per ritenere lo scritto diffamatorio,
A differenza di quanto sostenuto da parte attorea, non vi sono nell'articolo accuse di malafede o di comportamenti fraudolenti. Le espressioni utilizzate sono adeguate al contesto di confronto diretto tra le parti. La diversa opinione, condivisibile o meno che fosse, è argomentata in maniera puntuale. L'accenno al sospetto che fosse coinvolto nella vicenda qualche appartenente alle forze dell'ordine è espresso nei limiti della continenza e senza accuse o illazioni dirette a Mignini. Valgono qui le medesime motivazioni già esposte al punto precedente, ossia che non può essere considerata denigratoria e offensiva la semplice espressione di un'opinione discordante e non condivisa. Affinché vi possa essere illecito diffamatorio, devono innanzitutto essere presenti espressioni che ledano l'onorabilità del destinatario. Solo in questo caso si può discutere o meno dell'applicabilità dell'esimente del diritto di critica, che giustifica anche l'eventuale utilizzo di espressioni di per sé offensive. Nel caso specifico, nell'articolo in questione non si riscontra alcuna espressione lesiva della reputazione dell'attore, quanto l'esternazione di un'opinione che, anche se considerata dall'attore errata o finanche assurda, è comunque lecito esprimere nei termini in cui è stata espressa. F. L'attore lamenta che Segnini, con l'articolo Firenze-Perugia andata e ritorno numero 2 del 29/12/2020, abbia veicolato informazioni false e abbia reiterato l'accusa di malafede per aver accordato un patteggiamento di comodo a Pietro Bini. Anche in questo caso, dall'attenta lettura dell'articolo nella sua interezza, emerge chiaramente che l'estratto di cui l'attore si duole non è, nelle espressioni letterali utilizzate, né valutato nel contesto complessivo, un'accusa di malafede. Quello che Segnini afferma è che il pubblico ministero, dopo aver avviato un'indagine sul presunto omicidio di Narducci, basandosi sulle affermazioni di Pietro Bini e degli altri responsabili delle telefonate minatorie a Dorotea Falzo, si è dovuto rendere conto che questi altro non erano che semplici molestatori, affatto coinvolti in sette sataniche o in più ampi contesti criminosi, e proprio per questo abbia deciso di chiudere velocemente la vicenda, accordando al Bini un patteggiamento e una pena irrisoria, ritenuta infatti non congrua dal giudice penale. Le circostanze narrate da Segnini, la definizione della posizione di Bini tramite patteggiamento e il rifiuto da parte del giudice del primo accordo intercorso tra il pubblico ministero e l'imputato, sono vere per stessa ammissione di parte attrice, confronta pagina 24 della prima memoria, eccetera, eccetera. L'interpretazione che Segnini dà di questi fatti è evidentemente espressione di una opinione personale, presentata come tale, con un linguaggio consono e non eccessivo, dal quale non emerge alcuna accusa di malafede, ma semmai l'evidenza, sempre secondo l'opinione dell'autore, della definitiva resa del pubblico ministero di fronte alle risultanze probatorie, secondo lui infondate dal principio. G. Da ultimo, Mignini censura anche l'articolo Firenze-Perugia andata e ritorno, parte 3, del 29/12/2020, nella sua interezza, poiché Segnini insiste nell'affermare che i primi riferimenti al Narducci nelle telefonate ricevute dalla Falzo risalissero a maggio 2002 e quindi dopo l'avvio delle indagini, anziché a ottobre 2001. Anche in questo caso si evidenzia che Mignini, pur dolendosi del superamento del limite della continenza, non indica alcuna espressione diffamatoria, limitandosi a contestare il solo fatto che Segnini insista nella sua posizione. Nel ritenere non accoglibile la doglianza si rimanda alla motivazione già esposta al precedente paragrafo D. 4. Per tutte le ragioni esposte, le domande attoree si palesano infondate e non possono trovare accoglimento. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare. Parte attrice è tenuta a rifonderle alla parte ricorrente, attrice, nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto dei parametri medi di cui allo scaglione determinato sulla base della domanda, ossia della somma richiesta, con l'atto introduttivo, criterio del disputandum.
PQM, il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe ogni altra istanza, eccezione e deduzione attorea, così provvede. 1. Rigetta le domande. 2. Condanna Giuliano Megnini a rifondere ad Antonio Segnini le spese processuali, che liquida in euro 5.810 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge. Così deciso in Perugia il 30 luglio 2025, il giudice Ilenia Miccichè. Ripeto l'avvertenza che ho letto all'inizio. Quella che ho appena letto è la sentenza del Tribunale di Perugia, prima sezione civile, pubblicata in data 31/7/2025 nel procedimento promosso dal dottor Giuliano Megnini nei miei confronti. Faccio presente che si tratta di una sentenza di primo grado che può essere impugnata e quindi non passata in giudicato. Vi saluto.